Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Se siete qui è perché probabilmente volete scoprire tutto, ma proprio tutto, sulla leggendaria Divina Commedia di Dante Alighieri. E io vi accontenterò, come sempre. Infatti in questo video parleremo proprio dell'opera più importante della letteratura italiana, ma lo faremo in una chiave diversa. Siete pronti? Iniziamo! Fermi tutti! Prima dobbiamo chiarire una cosina. Dante aveva scelto per la sua opera il nome di commedia. Fu poi Boccaccio ad attribuire all'opera l'aggettivo di divina e tutti iniziarono a chiamarla Divina Commedia. Giustamente, chi se ne frega della volontà dell'autore? Ma noi rispetteremo il nome originale! La storia della commedia inizia con Dante smarritosi in una selva oscura. In questa selva il poeta fiorentino si ritrova dinanzi a tre bestie, una lonza, un leone e una lupa, che simboleggiano i peccati maggiori di cui si è macchiato: la lussuria, la superbia e la cupidigia. Per i più sprovveduti. Sto morendo! Aiuto! Mi stanno sbranando! Dante! Mio maestro! Salvami! Grazie all'aiuto di Virgilio, sì, quel Virgilio autore delle Bucoliche e dell'Eneide, Dante riesce a sopravvivere alle tre bestie e a continuare il suo viaggio attraverso i tre regni ultraterreni: Inferno, Purgatorio e Paradiso. No, aspettate, non chiudete, torniamo un attimo indietro. Ma tu quindi lo vuoi ancora? No, non ho mai provato nulla per lui, sono qui perché questa è la volontà di Dio. Sì, vabbè. Dio non ha aiutato me a uscire da questo maledetto limbo, io che sono stato il più grande poeta dell'antica Roma. Figuriamoci se ora dovrebbe scomodarsi per un mezzo guelfo. Nello scontro medievale tra impero e papato, Ghibellino era colui che sosteneva la supremazia dell'imperatore. Guelfo era colui che sosteneva la supremazia del papa. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Ubbidisco. Molti di voi si staranno chiedendo che cosa stia succedendo. Beh, ovviamente, come in tutte le storie che si rispettino, ci sta di mezzo una donna, Beatrice. Beatrice, soprannominata anche la Donna Angelo, era stata il grande amore di Dante, un amore mai vissuto nella sua concretezza, nel senso che non si erano mai dati neanche un bacio. Vabbè, si fa presto a giudicare quando ci si dimentica che ci troviamo nel lontano Medioevo e ancora non esisteva YouPorn. In ogni caso, Beatrice avverte Virgilio che Dante avrà, di lì a poco tempo, bisogno del suo aiuto per compiere un viaggio che lo porterà a raggiungerla nel paradiso. All'inizio Virgilio è restio, ma alla fine decide di aiutare Dante nel suo viaggio attraverso i cerchi dell'inferno. Virgilio, infatti, non essendo stato battezzato in vita, non poteva accedere al paradiso e purgatorio e si trovava dalle parti dell'inferno, più precisamente nel limbo. Che casino! Inferno, cerchi, limbo, non si capisce proprio niente. Hai ragione, facciamo un po' di chiarezza. Questo è l'inferno dantesco. In ogni cerchio sono collocati coloro che si sono macchiati di un determinato peccato. Nel primo cerchio c'è il limbo,
dove si trovano coloro che non furono battezzati. Secondo cerchio i lussuriosi, terzo cerchio i golosi, quarto cerchio avari e prodighi, quinto cerchio iracondi e accidiosi, sesto cerchio eretici ed epicurei, settimo cerchio i violenti, ottavo cerchio i fraudolenti, nono cerchio i traditori e in fondo a tutti c'è Lucifero. Lucifero è descritto con 3 bocche, con le quali maciulla. Bruto e Cassio ai lati, Giuda al centro, ovvero i 3 principali traditori della tradizione biblico-classica. Dante incontrerà moltissima gente illustre durante il suo viaggio nell'inferno, per esempio Omero, Ulisse, Paolo e Francesca e tantissimi altri. Paolo e Francesca sono probabilmente 2 dei personaggi più famosi della commedia, nonché i protagonisti del canto quinto dell'inferno. Si trovano nel secondo cerchio, dunque tra i lussuriosi, in quanto, quando ancora in vita, Francesca ebbe una relazione con Paolo seppur fosse sposata con un altro uomo. Essendosi in vita lasciati travolgere dalla passione amorosa, nell'inferno, secondo la legge del contrappasso, sono travolti da una bufera incessante. La legge del contrappasso si applica a tutti i peccatori destinati a rimanere nell'inferno. Consiste nell'applicare una pena che colpisce i rei mediante il contrario della loro colpa o per analogia a essa. Per esempio, gli ignavi, vale a dire coloro che in vita non hanno mai agito né per il bene né per il male, che non hanno mai preso posizioni chiare, né si sono mai schierati apertamente, come pena del contrappasso vengono costretti a inseguire nudi per l'eternità un'insegna bianca che corre veloce e gira su se stessa. È il simbolo della loro incapacità a decidersi, mentre vespe e mosconi li pungono di continuo. Questo video sta diventando troppo lungo. Dici? Sì. Attraversato l'inferno, Dante giungerà al purgatorio, dove si trovano le anime in sospeso, quelle che prima di accedere al paradiso devono espiare alcune pene dovute a peccati minori. Per qualche ragione, la parte del purgatorio e del paradiso non si studia da nessuna parte, e coloro che hanno letto queste 2 parti sono leggende mitologiche che nessuno ha mai incontrato. In ogni caso, facendo delle veloci ricerche su Google, abbiamo scoperto che secondo la leggenda la commedia termina con Dante che attraversa il paradiso con Beatrice. No, neanche qui si concretizza nulla, anche perché con loro c'è anche San Bernardo. Alla fine Dante riuscirà a giungere al cospetto di Dio, ma non capendoci nulla alla visione della Trinità, Figlio, Padre e Spirito Santo, e non riuscendo nemmeno a limonarsi Beatrice, concluderà l'opera chiedendosi: ma chi cazzo me l'ha fatta fare? Vi è piaciuto il video? Fateci sapere nei commenti se vorreste che continuassimo a parlarvi delle opere della letteratura italiana e soprattutto fateci sapere quali sono le opere di cui vorreste che vi parlassimo. Nel frattempo, se siete ancora avidi di cultura e conoscenza, perché non date un'occhiata al video che ho realizzato con la mia amica Angela? In questo video vi parliamo dell'espressione in bocca al lupo e cerchiamo di capire insieme come si risponde. Grazie? Evviva il lupo? Crepi? Il link, come sempre, lo trovate su nella card e giù nella descrizione. Ah, e non dimenticate di seguirmi anche sui social, su Instagram, su Facebook e su Twitter, dove ci sono tanti contenuti extra, come questi. Vi basterà cercare l'Ernamo. A me non resta che salutarvi e augurarvi tante belle cose. Sapevo che alla fine me l'avresti data. Dante, questo letto non è per te. No! Perché lui e non me? Il maestro ha sempre più esperienza dell'allievo.